Buongiorno a tutti, siamo alla seconda puntata di Olistiche Online e con noi abbiamo la nostra esperta Maria Jencek e Setiabama Devidasi. Hai visto, ho imparato tutto? Sì, bravissimo, grazie, buon tutto a tutti voi che ascoltate. Oggi puntata sul mese di febbraio, dite siamo a marzo, e vabbè, ho capitata così. Quindi, siccome il mese di febbraio, abbiamo parlato la volta scorsa del mese di gennaio, questa volta parliamo del mese di febbraio, che ha tante cosine carine da dire. Quindi passiamo dal significato all'origine di Lupercali, che ha a che fare con l'origine diciamo, l'origine nel periodo delle feste degli antichi romani, e poi andiamo verso Imbolc, la dea celtica Brigida o Brigit o Brigida, eccetera, eccetera. Quindi puntata febbraio, il suo significato e tutto quello che c'è. Per cui spero che questo sia di gradimento. Giuseppe, io comincio, va bene? Vai, vai. Ok. Allora, l'origine del mese di febbraio, ho i miei appunti ovviamente, non perché non sappia nulla, ma perché ci sono tante cose da dire, poi io sai, vago, quindi è meglio che abbia un metro di misura. Quindi l'origine del mese di febbraio, i Lupercali sono in latino la Lupercalia, cioè una festività che si celebrava nei giorni nefasti, così si dice, del mese di febbraio, che è purificatorio. Non so se vi ricordate che già avevo accennato queste cose la volta prima, il fatto di purificarsi nel senso che si torna verso la luce. È finito con dicembre, che ovviamente vi ripeto il mese di dicembre chiudeva l'anno, però i mesi fino a marzo, fino a un certo periodo non c'erano, si ripartiva con quello che per noi è marzo, ok? Però all'epoca gennaio e febbraio non c'erano, poi sono stati introdotti, come dicevo, dal pontefice. Quale pontefice, vi ricordate? Domanda aperta. Ok, e quindi il mese purificatorio dal 13 al 15 febbraio, in onore del dio Fauno, nella sua eccezione di Luperco, latino Luperculus, cioè protettore del bestiame ovino e caprino dall'attacco dei lupi, perché ovviamente bisogna dargli una importanza. Allora, questo dio Fauno aveva il compito di proteggere. Sicuramente magari c'è qualche cosa all'origine per cui è dato a lui e non ad un altro, però bisogna ricordarci che il fauno è mezzo uomo e mezzo cavallo o capra, a seconda dalle spiegazioni, di solito cavallo. Ok, quindi ci sono ovviamente i fauni delle varie fiabe, storie, eccetera, sono sempre dei bellissimi omoni, tutti pettovilloso con muscoli, eccetera, però poi non lo sappiamo se questo fauno veramente era così come ce lo fanno vedere in alcune storie, ok? Mi sembra che anche in Harry Potter c'è qualche fauno, che qualche volta è buono e qualche volta è cattivo, quindi andiamo su. Però torniamo ai Lupercali. Quindi febbraio è il secondo mese dell'anno del calendario gregoriano, ecco qui vi ho già risposto se non ve lo ricordavate, calendario gregoriano. Derivava il proprio nome dal verbo latino februare, con il significato di purificare. Quindi, dato che il calendario romano è il mese dedicato ai rituali di purificazione che si tengono in onore appunto del dio etrusco Februs con due U e della dea romana Febris, ecco, i quali culmine il 14 febbraio, il giorno degli innamorati, e quindi questo 14 che ha a che fare con un giorno ufficialmente gli innamorati, ma la storia degli innamorati è successiva a questo periodo iniziale del quale parliamo, perché è avvenuta con, ve lo dico dopo, insomma. Tali riti sono celebrati durante il Lupercale, festività romana dei giorni dei fasti del mese. Questa ricorrenza sarebbe poi confluita nel culto cristiano in onore a Santa Febronia, poi soppiantata da San Valentino e trasferito poi il 25 giugno. Quindi vedete, poi quando uno può decidere, decide, e quindi un santo qua, una festa di là, vengono spostati quando si vuole. Quindi magari uno dice, allora quel giorno, oh porca miseria, mi sono dimenticato, invece arriva un papa, dice no, cambio, e così è successo a suo tempo. Però adesso noi abbiamo qualcosa di un pochino più chiaro, sappiamo quando è San Valentino e Santa Febronia
non ci interessa più. Ok, in tale mese contiene oltre una celebrazione catartica di febbraio. Catartica significa, Giuseppe queste cose sicuramente le sa come istitutore, la catarsi è la capacità di, quando comunichi, liberarti di qualcosa. Quindi la catarsi è una forma di liberazione, di solito con la parola, no? Parli, racconti tutte le tue sciagure a qualcuno, questo qualcuno le acchiappa tutte, tu ti sei liberato, quindi hai fatto un percorso catartico, l'altro si sente un cestino dell'immondizia. Comunque è la spiegazione moderna della catarsi, giusto Giuseppe? Ti piace? Il cazzonetto. È chiara, Ok, quindi chiara e sintetica. sì, senza andare sulla cosa psicologica, il testo universitario, no. Ecco, tutti liberi, l'altro diventa in gestione di immondizia, in cassonetto, come vuoi. Poi aspetta che di versare le sue, caricate a qualcun altro. Ok, oppure se ha un animo gentile, se le tiene tutte e dice porca miseria perché gli ho detto come stai. Ok, torniamo. Dunque, celebrazioni catartiche di febbraio, numerose altre importanti festività. Quindi la fondazione del Tempio di Giuno, Sopita, il primo, e poi l'Udiger de Genaliaci l'11 e il Refugium il 24 e gli Equirra il 27. Quindi questi sono i festeggiamenti che si facevano all'epoca dei Romani e che quindi hanno reso questo mese di febbraio un mese di catarsi, quindi purificazione tra una roba e un'altra, insomma, anche se non volevi, dovevi lasciare tutto quanto il vecchio per il nuovo. Che ha a che fare anche, ecco perché febbraio, primi di febbraio, c'è Imbolc, festa celtica, che si festeggia dal buio, perché appunto in gennaio comincia a tornare la luce, alla nuova luce che porta verso poi quella che è la primavera, che poi anche lì la festa di primavera, anche lì le date, le cose, vabbè, poi andremo col mese di febbraio a raccontare tutte, di marzo a raccontare tutte queste. Quindi i miti è Numa Pompilio nel 700 a.C. a inserire entrambi i mesi di gennaio e di febbraio, per poi adattare il calendario all'anno solare, perché prima era tutti i calendari, prima, se vai a vedere anche nel mondo orientale, di cui io parlo tanto in una trasmissione che si chiama L'altro dove, in una rubrica che è creata su, come si chiama? No Limits Radio, che è una web radio, e lì parlo di varie cose, parlo del mondo indovedico e leggende simili, e quindi lì tutto lunare, per cui le feste con la luna si spostano, mentre invece giustamente, saggiamente, per fare una cosa più uguale per tutti, l'anno solare, e lì ci siamo perché il sole sorge e tramonta e sorge e ritramonta e risorge sempre più o meno con le stesse, diciamo, cadenza, mentre lunare invece la luna piena, il quarto di luna, la luna nuova, eccetera, hanno il loro, siccome non è esattamente il mese solare, il mese lunare è più cortino e quindi diventa un casino, va anche prima. Mentre invece quello solare è più regolare e quindi va bene un po' per tutti, in qualsiasi parte dell'emisfero si trovino. Quindi Lupercare è una festa romana strettamente dedicata alla cultura arcaica di tipo agropastorale. E qui perché? Perché, come abbiamo detto prima, aveva a che fare con appunto il sole e la luna, le festività che con l'aumentare della luce, quindi di conseguenza l'aumentare della luce cosa vuol dire? Che rinasce anche la natura, ecco perché è agropastorale, perché rinasce la natura e di conseguenza c'è tutto l'equilibrio, rinascono i fiori, poi si impollinano e poi rinasce l'erba e poi si portano a brucare gli animali che brucano, eccetera, eccetera, poi si raccoglie la frutta, si raccoglie tutto quanto e quindi effettivamente il nostro calendario a tutt'oggi, anche se non ci pensiamo, è agropastorale alla fine. Ecco, e si celebra quindi dal 13 fino al 15 febbraio in onore del dio Fauno all'epoca, no? Nel 700 a.C. Nella sua eccezione Luperco, protettore del bestiame ovino e caprino dall'attacco dei lupi, ne avevamo già detto prima. Secondo Dionigi di Alicarnasso, i lupercari ricordano l'allattamento dei due gemelli di Romolo e Remo da parte della lupa. E quindi qui ovviamente ragazzi, ci credete, non ci credete, è bello saperlo,
il logo, diciamo, perché adesso si parla così, logo, prima si diceva simbolo, è la lupa con questi due piccolini che vengono allattati da lei, per cui rimaniamo per così e diciamo che sta lupa era tanto buona che si è diciamo, presa cura di questi bimbi umani. Le origini della festa sono avvolte dalla leggenda. Secondo i nemici di Alicarnasso e Plutarco, i Lupercali potrebbero essere istituiti da Evandro, recuperando il rito di Arcade. Quindi pensate questa cosa quanto indietro va. Okay. Lo scrittore Plutarco, nelle vite parallele, a darci un'iscrizione dettagliata di tali riti. Vengono celebrati nella grotta, poi divenuta santuario, chiamata Lupercale sul Monte Palatino. Il Monte Palatino è un colle di Roma, quindi non è cioè è un monte perché è un monte per loro, ma se lo guardiamo adesso è una collinetta. Per carità, non voglio offendere i romani che hanno fondato tanta storia su questi monti, però in effetti se guardiamo le montagne delle quali abbiamo conoscenza noi, insomma, sono delle colline. Poi quello che è interessante è che sono tutte colline con la punta stondata, non sono montagne con la punta appuntita, anche perché chiaramente nel tempo pian piano si è rotondato, ma anche perché in effetti la zona non romana precisamente, ma più o meno la zona circondante è un po' vulcanica. Se guardate i laghi, quando vedete dei laghi rotondi vuol dire che è vulcanico, giusto? Napoletano di un Giuseppe? Sì. Vabbè, non è proprio detto, Sì. però Però insomma tendenzialmente sì, se vai a vedere per esempio i laghi sotto i monti tendenzialmente sono allungati perché scende sì, l'acqua sì. dalla montagna e quindi tendenzialmente non fa il laghetto tondo, tendenzialmente sono allungati. Ora non è scientifico, però ammettiamola così che è più semplice per tutti. Il lago di Vabbè, Vico è tondo, il lago di Bolsena è tondo. spesso poi non lo sanno neanche loro, quindi ci dicono per convenzione che... Sì, sì, diciamola, facciamo una cosa grossa così, una spiegazione così semplice. Punto. Questa festa è celebrata da giovani sacerdoti chiamati Luperci e seminudi, ovviamente, ecco là il bello dei romani, sempre seminudi, no? Con le membra spalmate di grasso ed una maschera di fango sul viso, diretti da un unico magistere divise in due schiere da 12 ciascuna, chiamate rispettivamente Luperci, Fabiani, dalla gens, quindi dall'origine di Fabia e nelle tribù originali di Roma, i Luperci quinziali, dalla genus Quintia, Quintia si scrive, no? Quinzia, poi affascinanti, affiancati per breve da un terzo gruppo creato da Gailio Giulio e Cesare. In età repubblicana la scelta dei Luperci avvenne, non Luperchi come intendiamo, che diciamo Lupercalia, qui Luperci senza l'H, quindi Luperci, avvenne tra i giovani patrizi da Augusto, poi la cosa viene ripetuta, ritenuta sconveniente, sono tutti mezzi inutili, un po' di pudicità ci vuole, e ne fanno parte solo giovani dell'ordine equestre, quindi chiaramente dobbiamo fare una cosa più scicchettina e allora la mettiamo scicchettina. La festa perdura durante l'epoca imperiale, si ricorre una celebrazione sotto Antemio, dopo il quale deve essere stata sospesa fino al 494, nel quale anno il senatore Andromaco la richiama in vita l'occasione della pestilenza, scusate, mi sono rimbambita, la pestilenza, perché sapete che Roma è stata più volte, ma all'epoca anche, presa da queste varie pestilenze. Ovviamente l'igiene, i romani la conoscevano in quanto avevano tante terme, ma non erano dei grandi lavatori, insomma non è che si lavavano proprio, usavano gli oli per pulirsi e per rimanere profumati, a lavarsi si andavano nelle terme, quindi non è che c'erano tutta questa cosa. Sono poi diciamo, i ritrovamenti nelle case più diciamo di Pompei che vedono delle vasche, delle cose. I romani di quell'epoca, insomma, gli oli erano gli oli profumati e vai e via andare, capito? Per cui diciamo, l'igiene era relativo, anche se
Dobbiamo dire che poi i romani hanno avuto l'idea di fare gli acquedotti che a Roma ancora si vedono, che portano l'acqua verso la città, verso le case, eccetera. Ma prima, diciamo, di un tot questa cosa non c'era. Però a Roma con il Tevere effettivamente l'acqua c'era. All'epoca il Tevere non era come c'è adesso. Torniamo ecco, ai nostri, la Chiesa Cattolica si è mostrata ostile ai Lupercalia e lo stesso Cicerone giudica queste riunioni selvagge, perché ovviamente quando si festeggia troppo poi diventa sconveniente e bisogna farle una chicchettina un po' di più. E così nella vita di Romolo Plutarco racconta che i giorni lupercali vengono iniziati in 2 nuovi Pluperci nella cripta di Lupercale. Dopo il sacrificio di alcune capre di un cane vengono segnati sulla fronte intingendo il coltello sacrificale nel sangue delle capre sacrificate. Quindi vedete che tutto sto mistone qui pian piano comincia ad essere visto come cosa sconveniente, capite bene. E così andiamo ancora avanti perché dobbiamo diciamo sbrigarci eccetera. Durante la festa delle matrone di Roma le giovani spose desiderose di avere figli vanno incontro a colpi di frusta inferti dai Luperci credendo che tali gesti simbolici siano in grado di giovare la fertilità. Una cosa un tantino discutibile, però oddio, se uno ci crede liberi loro, io mi sentirei un tantino a disagio, però contenti loro. L'etimologia delle parole lupercali, luperci, luperculus è incerta, anche se la base con certezza costituita la parola lupus, secondo, eccetera, eccetera. Qui c'è tutta la disquisizione, quindi andiamo a vedere quello che ci interessa di più oggi, cioè 14 febbraio San Valentino. E sto povero San Valentino quante ne ha passate. Adesso lo chiamiamo San Valentino, all'epoca era un prete gentile. E vi spiego cosa è successo. La vera storia di San Valentino è incerta, ma si ritiene che fosse un vescovo di Terni, martorizzato, ecco perché poveretto, il 14 febbraio del 273 dall'imperatore Aureliano. Secondo la leggenda, questo povero uomo gentile benedisse l'unione di una coppia proibita, e poi adesso sentiamo perché è proibita sto poveretto, che si erano innamorati e poi fra l'altro pure un po' sciagurati. Vediamo nel dettaglio questa avventura di questo Valentino gentile che si è imbattuto nella, come dire, cecità, no, negli schemi mentali un po' troppo schematici. Allora, San Valentino, la festa degli innamorati, è arrivata a tale ricorrenza perché si celebra, diciamo, ormai diciamo ogni parte del mondo, però fu istituita nel 496 da Papa Gelasio, in sostituzione dei festeggiamenti lupercali in onore del dio Fauno, e deve il suo nome al martire cristiano Valentino, poeto. Cosa è successo a questo poruomo? San Valentino era nato a Terni nel 176 d.C. e morto a Roma il 14 febbraio. Fu vescovo della città, dedicò tutta la sua vita alla comunità cristiana della città di Terni, dove infuriavano le persecuzioni contro i seguaci di Gesù. E qui il punto. Perché fu ucciso sto povero Valentino? Ad ogni modo si racconta che Valentino sarebbe stato giustiziato perché aveva celebrato il matrimonio tra la cristiana Serapia, e qui attenzione, e il legionario romano Sabino, che invece era pagano. Renditi conto te, è grave, grave, grave questa cosa. Se vedessero adesso le unioni di gender di adesso, oppure di razze varie che si intersecano, quindi praticamente gli occidentali un tipo con un altro e un italiano magari con uno di un'altra nazione, cose del genere, figuriamoci se lo vedessero all'epoca, qui ci sarebbero stragi da tutte le piazze. Invece, per fortuna, diciamo ormai la mentalità è più comoda e nessuno si uccide per questo e nessuno viene giustiziato. Però all'epoca la cristiana Serapia e il legionario romano nel 1200 non c'erano i fondi USAID, quindi perciò non sono riusciti, capito? I fondi USAID hanno finanziato pensiero unico dominante. Giusto, vedi che me l'ho dimenticata un pezzo, bravo Giuseppe. Vedi, all'epoca avessero finanziato dei fondi, con tutto che poi ovviamente la storia non lo dice apertamente, però si sa benissimo
che dall'epoca dei Romani, i Greci, eccetera, avevano unioni di plurime e i cosiddetti, quelli che noi chiameremo, diciamo, unioni promiscue, ce l'avevano come abitudine, facevano parte dei festeggiamenti. Però, capito, in quel momento lì, siccome c'erano le persecuzioni nei eseguati di Gesù, questo poro sacerdote qua, vescovo all'epoca, si è trovato che ha dedicato la sua vita alla comunità di Terni, e poi proprio perché era gentile non sia mai ha celebrato questo matrimonio, che poi, aspetta, il matrimonio viene fatto la cerimonia viene fatta in tutta fretta perché la giovane era malata, quindi pensa, questo Valentino gentile ha detto: lei è malata, loro sono innamorati, vi sposo comunque. I due sposi morirono insieme proprio mentre Valentino li benediceva. Pensa to che sfiga! Ma renditi conto che sfiga? Noi oggi siamo pieni di cuoricini, di cose, e sto due poveretti che hanno dato inizio a questa festa che, diciamo, si celebrava in onore, diciamo, di questo sacrificio umano, perché alla fine è questo. Lei è malata, si sposa con un pagano che la ama tantissimo, la sposa anche se malata, grande cuore, ti lovo, come faremo adesso, no? Tutto quanto, mentre c'è la cerimonia, vengono beccati ovviamente, uccisi, o quello che è successo perché un legionario era sano e lei era malata, ok? Sto poretto che ha detto c'era il grande cuore, ti lovo, ti lovo, ti lovo, e quindi praticamente ha fatto questo sacrilegio, morto anche lui. Ma sentite che roba, i cuoricini dov'erano? I palloncini d'amore, come si chiama? I ciondoli, quelli col cuore che si incastrano, un pezzo lui, un pezzo lei, niente. Ah, santa pazienza, guarda te che la storia di San Valentino che uno non la pensava. Vabbè, ma comunque, però abbiamo anche il miracolo. Per far trionfare il cattolicesimo e far trionfare comunque la democrazia ci vogliono gesti forti. E quindi abbiamo anche il miracolo, perché ce l'abbiamo il miracolo. Allora, pensavate che è una triste storia? No, perché se è triste uno poi la ricorda e dice: mannaggia quelli, guarda che cosa hanno fatto, ma guarda, no, abbiamo il miracolo. Ecco perché poi è santo sto povero uomo di Valentino. Allora, quindi che miracolo ha fatto San Valentino? Che due piccioni viaggiatori scapparono al giardino del santo e riuscirono a trovare il loro padrone. Si posarono sulle sbarre della finestra e presero a tubare. Valentino li riconobbe e legò al collo, perché chiaramente prima di essere giustiziato era imprigionato, ovviamente, no? Li riconobbe, lo legò al collo un sacchetto fatto a cuoricino con dentro un biglietto, uno al collo dell'altro, uno al collo il biglietto, l'altro la chiave, una chiavetta. Questi chiaramente l'hanno portato indietro, ok, al loro padrone. E quindi cosa ha ispirato il cuore a San Valentino? 5.000 anni d'amore! Eccolo dove è sto cuoricino. Allora, sembra da un geroglifico, o meglio da un geroglifico utilizzato per indicare il concetto di cuore, la cui forma probabilmente ispirata a quelle del seme di una pianta oggi estinta, il silfio. E da lì le selfie! Non lo so se è vero. Comunque, guardate un po' come vanno queste cose. Quindi, il giorno di San Valentino, il giorno in cui si celebra praticamente l'amorevole, eccola per non farla brutta, l'amorevole unione tra coppie di innamorati, in commemorazione del concetto universale dell'amore romantico, dell'affetto reciproco, ok? Quindi è vero perché effettivamente questa unione era fra una donna che comunque era malata e un uomo forte e coraggioso che muore insieme con lei. Poi muore anche l'officiante, per questa lo facciamo santo e quindi abbiamo sistemato tutta quanta la cosa. Il simbolo, diciamo che l'ha creato, tra virgolette, il simbolo del cuore, Valentino, che poi è diventato San Valentino, e quindi abbiamo messo pace a tutti quanti. Ok, questo è, diciamo,
la cosa, però sostanzialmente l'origine di quel periodo della scelta e tutto quanto è dei Lupercali, quindi va indietro all'avanti Cristo per poi arrivare al dopo Cristo, vedi? Quindi queste feste a volte uno perde, diciamo, la sua origine, le sue spiegazioni nel corso dei secoli, questo è comprensibile. Quindi oggi abbiamo le coppie che si scambiano bigliettini, fiori, cioccolatini, regalini, dichiarazioni d'amore, ecco. E mi ricordo che quando ero ragazzina mi dicevano sempre: ah, San Valentino, la festa di ogni cretino che crede di essere amato, invece viene, non mi ricordo, snobbato, una roba del genere. Se la dicevano fra i ragazzini, no? Gli adolescenti, non so se la conosci. E mi ricordo che io invece, curiosamente, il giorno... Cornificato. No, non lo so, comunque no, io metto snobbato che è più carina. Viene fregato, ecco, viene fregato, era così. E quindi praticamente io mi ricordo, adesso vi faccio ridere, che quando ero ragazzina, avevo 13 anni, e avevo una scuola di suore qua, di fronte c'era un palazzo, sai, un comprensorio di palazzi, praticamente erano 4 palazzi, 2 uno di fronte all'altro, un pezzo di separazione, 2 di fronte all'altro, no, palazzi di INAIS, Impals, Empals, non mi ricordo, sai, quelle a volte, una volta facevano questi palazzi le determinate istituzioni, costruivano i palazzi e poi li affittavano, no? A determinate persone, magari, per esempio, ecco lì dentro c'erano persone comuni, ma anche persone, diciamo, con un certo grado, quindi un pilota dell'Alitalia, era il papà di una mia compagna di scuola, poi c'era un generale, che adesso vi dico, generale Carlucci, ovvero il papà delle sorelle Carlucci, quindi Milli Carlucci, eccetera, abitavano di fronte alla scuola. Poco più su c'era la famiglia con Massimo Lopez, e nel mio palazzo, io abitavo a Roma, nel mio palazzo in alto avevo Mariano Rigillo, che è un attore di... avevo, perché io non abito più lì, ecco, magari loro sì, avevo questo attore di teatro e anche un po' cinema, non l'ho visto in un film divertente, anche comico, non so se con Ficarra e Picone, eccetera, ha fatto il prete, vabbè, comunque non mi ricordo, con Albanese, non lo so, comunque all'epoca era conosciuto perché aveva fatto uno dei Moschettieri, eccetera. Comunque facciate, e quindi ce l'avevo all'ultimo piano, e io ho fatto pattinaggio con Milli Carlucci e le sorelle che avevano preso uno spazio in una scuola un po' più giù da quelle parti, avevano questo spazio in cui facevamo pattinaggio, e quindi artistico, perché Milli Carlucci, anche se voi la conoscete così, però in realtà è diventata famosa perché è stata campionessa nazionale di pattinaggio artistico, o l'anno che fu, insomma. Quindi io praticamente il giorno di San Valentino mi sono ritrovata a incontrare per strada, ero alla fermata dell'autobus, prima di San Valentino, fermata per l'autobus, anni che non lo vedevo, un mio compagno diciamo, di amichetto, ok, di quando avevo 13 anni, che all'epoca era anche il fratello del primo tastierista degli Stadio, quindi io ho questo mondo qua tutto così, insomma. All'epoca nessuno pensava a quello che poi sarebbero diventati dopo, no? Io pensavo di diventare qualcun altro e qualcos'altro perché avevo dei progetti, poi la vita non me l'ha fatti realizzare, nel senso che non c'era l'occasione, però non li ho dimenticati, ci arrivo. Comunque, e quindi cosa è successo? Questo ragazzino all'epoca di 13 anni veniva a incontrare una mia compagna di classe, ti parlo delle medie, che io non so come faceva a piacergli tanto, ce lo domandavamo in tanti, però a lui andava, e veniva a trovarla, e allora io andavo con questa vicina, sempre che questi miei compagni di classe, dice: guarda, mi vieni a trovare Daniele, vieni con, perché vuole vedere Cristina, però vieni con me così non resto lì da sola con lui davanti cioè di fronte alla porta di uscita della scuola, no? Vieni con me che mi fai compagnia. E io dice: ma come fa a piacergli quella là? Dico: ma non lo so. Lei invece faceva tutta la scemetta e quindi non lo guardava e poi andava via. E questo qui rimaneva a chiacchierare con la sua compagna di scuola elementari, che era la mia compagna di scuola delle medie, e poi ovviamente con me. Una volta, 2 volte, eccetera, e dentro di me ho detto: ma che cosa, piuttosto magari a me non mi viene a cercare nessuno davanti alla scuola. Però poi pian piano questa ha cambiato idea, perché questa e se ne andava. Quindi abbiamo fatto amicizia e gli piacevo tanto.
ed era incredibile perché io passavo sotto casa sua, che è quella che poi è diventata famosa come Via Fani. Lui abitava poco più su dove è successo il rapimento di Aldo Moro e il suo fratello ha fatto le prime foto dopo gli spari, che poi sono andate su tutti i giornali. Ok? Quindi io ero in tutto questo mondo qua. Succede che non ci vediamo più perché lui cambia casa, perché lui era in affitto, io non lo sapevo, lui era in affitto, dopo tot anni cambiano casa, vanno su quella che è la Trionfale, che conoscete anche il nome sicuramente, da una certa parte, quindi non lo rivedo. Passano toti anni, mi capita di rivederlo quando avevo 16 anni, perché passa con una motoretta, sembra moto da cross, era un cinquantino, quelle cose che insomma si sembra di avere una gran motone, in realtà un cinquantino come un ciao, ecco, però montato. E mi dice, ma dai che ti accompagni, eccetera. Lui, signor, con sto vento, io con sti motorini non ci prendo, è troppo vento. Vabbè, dove devi andare? Devo andare giù a sì, vabbè, ti accompagno, ma stiamo andando lì? Sì, vado lì, poi torno indietro. Va bene, accompagno e non lo vedo più. Ho 18 anni, sempre davanti per la scuola, dove stavo lì a prendere quell'autobus. Lo rivedo e lui mi dice, stavolta non ti perdo, ci rivediamo e vieni a pranzo a casa mia che adesso dico, ma dove abiti? Abito di là, ti vengo a prendere. Dico, guarda, vienimi a prendere qua, perché io tutto sto vento non lo rifaccio, al massimo, hai capito, vai a casa tua, che mi era sufficiente. All'epoca non c'era il doppio casco, non c'era niente. Quindi io con il mio gonnone di lana, non ricordo ancora, verde, questa moto così, un freddo della miseria, e quindi viene a prendere, che giorno decidiamo? Vieni venerdì. Ed era San Valentino. Io all'epoca non avevo la macchina, avevo, forse non mi ricordo se avevo già fatto l'esame di guida o che cosa. Quindi dico, ok, cosa gli prendo, cosa gli porto? Dico, guarda, c'è il bar a quella fermata poco più su, che hanno anche cioccolatini, cose del genere, prenderò qualcosa lì, e invece alla fermata, prima di andare a scuola, in discesa, oppure quando ritorno, prima di vederlo, gli prendo un fiore, perché c'era un fioraio, c'era la chiesa, la fermata, la chiesa, il fioraio, quindi ho detto, mi ero già organizzata senza andare in giro. Però ho beccato il giorno di San Valentino. All'epoca non c'era il magazzino di cinesi, se no avrei trovato subito, no? E quindi tutto con San Valentino, per cui che cioccolatino c'erano? O il tubo dei baci perugina super caro o zero altre possibilità. E il fiore cosa prendi? Solo rose rosse con la carta coi cuori. Ma io dovevo andare a pranzo e dovevo salutare i genitori che non vedevo da quando avevo 13 anni, perché lui aveva organizzato una festa in cui mi ha chiesto, ci mettiamo insieme? Io molto sinceramente ho detto, non lo so. E lì gli è crollato il mondo. Non lo so, perché non lo so, non lo conoscevo mica tanto, capito? So solo che se passavo sotto casa sua dovevo andare al raso della siepe dell'edera, perché non so come faceva, aveva, non so, un sentore particolare. Ciao Maria! Porca puttana, mi ha beccato! E quindi io sto San Valentino me lo ricordo, cioè, ridendo e scherzando per questo aneddoto, perché io mi sono presentata a casa dei genitori a pranzo col tubo dei baci perugina e la rosa rossa coi cuori. Ho detto, scusi signora, io non è che volevo, però vendono solo questo. E dice, sì, grazie, ma non occorreva che portassi niente, classica cosa. E si dice, ma vuoi andare a mani vuote da persone che non vedi da quando avevi 13, ne avevo 18, mi invitano a pranzo perché lui gli aveva fatto una festa così, voglio Maria a pranzo a tutti i costi. Io personalmente non sono tipo che va molto in giro a pranzo a cose, cioè non ok. Quindi fatto sta che io il mio San Valentino pieno di cuori in questo senso l'ho avuto. Poi però ci siamo anche messi insieme, siamo stati insieme 4 anni, 8 mesi, 8 giorni, eccetera. Poi una serie di cose che sono affari miei, non ve le racconto, però è chiusa la faccenda. Però poi a 8 anni di distanza lui si è sposato, ha avuto 2 figli, eccetera, ha fatto un incidente in moto e era l'ennesimo che faceva, però questo è stato fatale, quindi all'età di 40 o più o meno anni è andata così. Quindi questo San Valentino è, diciamo, ve lo dico perché ha una parentesi storica molto particolare. E ok, così vi ho fatto fare 2 risate, e quindi adesso con i magazzini cinesi puoi comprare San Valentino, quel giorno puoi comprare quello che vuoi. All'epoca era molto solo cuori, quindi io il tubo di baci perugina super costoso
e la rosa super costosa con tutti i cuori è stato il mio modo per non andare a mani vuote a pranzo da persone che non vedevo da tanto. Quindi adesso vi ho passato su questa cosa qui divertente. Ovviamente avete capito che la festa di San Valentino ha uno storico pre-cristiano, uno storico cristiano, una disavventura che poi è stata tramutata in qualcosa di bello, perché meglio vederla bella che ricordare le scorribande, diciamo, di punizione che c'erano in certi periodi storici. E quindi da lì passiamo a parlare del mondo celtico, perché i Celti non c'avevano i Romani che perseguitavano i sacerdoti di buon cuore, e andiamo nel mondo celtico perché i primi di febbraio, esattamente tra il 31 gennaio e il 2 febbraio, si celebra Imbolc, che è appunto una festività tra il ritorno della luce. Anche lì, che cosa? Perché lo dico? Perché tra le altre cose, io adesso ho parlato di queste cose qui, però sono un coach olistico. E cosa vuoi che non faccio? Faccio attivazioni energetiche a distanza. Scusate. Una festa come quella di Imbolc è una dea Brigid, o Brigida o Brigid, eccetera, che nelle varie sue origini praticamente è anche dea Brigida, Brigid e cose del genere. E lei ha a che fare appunto con la festa di Imbolc. Io che cosa faccio? Come faccio queste attivazioni? Si fanno queste attivazioni a distanza e ti mettono sulla frequenza di tale o tal'altro, in questo caso dea celtica, in un altro caso sono potenziamento per l'energia, per l'armonia, per cose di questo tipo. Praticamente a distanza si attiva la persona questa frequenza e ha poi un sistema per essere utilizzato, quindi hanno dei simboli o hanno delle frasi o hanno delle cose che ti mettono in quella frequenza. Questa frequenza ovviamente è guaritrice, porta alla persona delle capacità, delle potenzialità, porta anche alla persona dei benefici, eccetera, no? In questo caso quella dea Brigid ne ho due, che sono quella appunto all'acqua di Brigid e quella alla fiamma di Brigid. E quindi io ho detto, siccome ho detto queste cose le faccio, ci aggiungiamo anche questo, perché dea Brigid è molto interessante. È una delle dee più amate nel mondo celtico, colei che simboleggia al meglio il tempo di Imbolc, indicativamente appunto il periodo tra il 31 gennaio e il 2 febbraio. Si ritiene che fosse chiamata Brigantia in Inghilterra, perché sapete che in Inghilterra TI è Z, quindi Brigantia, in Inghilterra Bride in Scozia, Briganto in Galles e in Francia. Quindi si pensa che sia la stessa dea adorata a Bath nell'antica Gran Bretagna, nonché la patrona di innumerevoli sorgenti e pozzi d'Irlanda. Ecco perché c'è questa attivazione della Brigid dall'acqua di Brigid, cioè si impara a dargli una vibrazione di purificazione. Ecco qua il discorso di purificazione che dicevamo prima. Quindi vedete che anche se lì erano gli antichi romani, e qui siamo nel mondo celtico, quindi Scozia, Galles, Inghilterra, Gran Bretagna intesa, capito, come un po' più grande, diciamo. E quindi la leggenda racconta che Brigid fosse nata nell'istanza fra notte e giorno. E qui ci sono dei riferimenti interessanti, adesso li spiego man mano. Fra notte e giorno si racconta che mentre si alzava il sole, un raggio di fiamma fosse puntato sulla sua fronte. Il fatto che sia nata su una soglia è un aspetto molto importante della leggenda, perché la soglia, i passaggi fra buio e luce, la soglia come soglia di casa, come soglia di un arco di passaggio, ok? Sono punti propiziatori e punti per rituali, ok? Questa è l'antica, tra virgolette, magia, no?
che i Celti Wicca, ma anche la magia, proprio perché c'è l'incognita fra ciò che si lascia buio e ciò che si prende luce. Quindi sono tutte, questi punti sono intesi come soglie, cioè tra una fine e un inizio, quindi non è una fine definitiva perché non finisce e non ricomincia, è un inizio perché da quello che si lascia si riprende, quindi le soglie di casa, quindi chi si intende un po' di ritualistica, di magia, sa che sulla soglia di casa si può mettere il sale di purificazione, il sale di protezione, il sale sulle finestre, molti, io faccio anche il sale ritualizzato, si mette sulle finestre per purificare o per evitare che entri qualcosa di brutto, oppure, capito, perché a casa la casa è pulita, è purificata la soglia, oppure chi ha la passione come streghetta sa sicuramente che si mette una scopina magari sulla porta, quelle scopi di saggina intese, o di traverso con la punta in giù, quindi con la saggina in giù e il palo in su, qualcuno invece dice al contrario. Scusa, quando nel 2020, non ricordo bene, 2021, a Roma misero la porta dell'inferno, secondo te cosa volevano auspicare con quell'azione? Allora, è una porta, è una soglia. Sì, mi ricordo. Beh, se quest'anno abbiamo che cosa? Quante porte hanno aperto nel mese di gennaio? Esatto. E vi dico, dentro la quando, non so se guardate, ci sono parecchi video di quando il Papa ha spinto la porta, no? Seduto, e lì poi forse ve l'avevo già spiegato, un'altra cosa, seduto, allora, una persona di per sé è offensiva secondo la cultura, una persona deve, quando entra in chiesa in un luogo sacro, entra in piedi e si inginocchia, fa le ginocchiolazioni. Nel mondo indiano si fanno, si stravaccano, cioè di lungo per terra, capito? Perché chi fa gli omaggi praticamente. Quando c'è un reale che cosa... Quella la misero, no al Vaticano, la misero al Quirinale, se non sbaglio. Lo so. Sì, 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 però voglio dire, il Papa ha fatto questo, poi tu dici, la porta si è aperta subito, lui la sta aprendo, ragazzi, c'erano due dietro che aprivano. Quindi voglio dire, è solo simbolico. Quindi questa apertura di tutte queste porte significa da una parte che il sacro viene verso fuori, quindi purifica tutto quanto. Però se andate a vedere i video in cui lui tocca la porta e poi si apre, sentirete una risata con ghigno di bambino. E vi chiedete, i due omini che aprono da dietro la porta, da dove sono entrati? Cosa c'è dietro a queste porte chiuse per noi? La risposta non la possiamo sapere noi, la sanno gli altri. Per cui, come vedete, tutte queste simbologie di porte, di punti, hanno messo questa porta dell'inferno, perché in realtà era un inferno. Ci volevano portare tutti all'inferno. Vi ricordate, non so, anche tutte le trasporto di tutte quelle bare che poi è stato, come molti dicevano che erano delle finte bare, insomma era un'altra cosa, una bara per ogni camion a Bergamo, cioè ragazzi, cioè chi di voi ha una macchina che quando va a fare la spesa mette un sacchetto solo e poi torna indietro a prendere l'altro sacchetto? Un camion di quella portata ne può portare più di una, capito? Quindi chiaramente c'era tutto un insieme. Li chiamano? Sì. No, si chiamano false bandiere, no? Cioè in questo insieme per spaventare la gente. Quindi questa porta all'inferno doveva fare, siccome non si poteva aprire un giubileo per purificare, ci hanno messo qualcosa che, capito? Secondo me sì, però tornando alla magia, diciamo tradizionale, magia celtica, eccetera, e anche la tradizione anche di significato, la soglia, la porta, e quindi ecco perché vi sto spiegando queste cose. Tornando alla leggenda, tutto quanto, gli antichi Celti erano affascinati dai luoghi intermedi, come le rive, l'istante tra l'alba e diciamo la chiusura della notte, quindi con l'alba, i cambi di stagione. Le porte ai altri luoghi si trovano istantaneamente in due luoghi contemporaneamente, senza trovarsi nessuno dei due. Ecco perché. Avete capito? Quando uno entra in casa, quando uno può uscire da casa, magari ci sono tanti rituali, nel senso anche orazioni da dire, ok?
Prossima volta ve ne dico una, così bentornati a ascoltarmi. Prossima volta ve ne dico una che si dice uscendo di casa quando sai che magari dall'altra parte di uno martoriere oppure la gente non ti si fila pari, anche se meriti attenzione, la puoi usare, è bella fortuna. Ve la dico la prossima volta, così tornate a guardare queste puntate e cliccate sotto, perché dice che se clicco poi lei ce la dice. Sì, se clicco ve la dico, se cliccate ve la dico. Allora, la triplice dea, signore del fuoco, protettrice delle sorgenti, che illumina i poeti, gli artigiani, i guaritori, come divinità solare, i suoi attributi sono la luce, l'ispirazione e tutte le abilità associate al fuoco. Avete presente quella specie di stella che viene fatta intrecciando la paglia e i fili d'erba, quelli un po' grossetti? È una specie di stella, croce celtica la chiamo, una specie di stella, è proprio del simbolo di Imbolc, che si fa con i fili e con le erbe nuove, con le paglie, con queste cose qui, perché è come una ruota, ok? E se poi guardate il simbolo, che poi è diventato simbolo nazista, però è la croce uncinata verso il sorgere, oppure esiste la croce uncinata verso il calare, cioè in senso orario e in senso antiorario. È un simbolo non nazista, ma un simbolo che appunto nella cultura invece orientale simboleggia il sole calante e il sole nascente. Quindi il sole nascente porta cose nuove, il sole calante porta con sé tutto quello che si è lasciato nella giornata, si è fatto nella giornata che si è lasciato. Quindi tornando ad una puntata in cui tu in passato l'hai pubblicata questa croce, quindi vedendo nelle tue vecchie puntate c'è. Esatto, e quindi volevo dire, e quindi tornando ad una puntata precedente in cui avevamo parlato appunto della posizione dei letti, e vi ho detto la posizione delle porte di casa, tornando a questo discorso delle soglie, appunto, si dice che la porta di casa verso est è la porta di una casa dove è molto creativa, dove si fanno molte cose, eccetera, dove c'è creatività, curiosità, insomma, novità. La porta a nord è equilibrio, ok? La porta a est è, diciamo, nuovo, perché sorge il sole. Ecco le porte, le soglie, vedete che tutto si collega. Il nord non è freddo, inteso come freddo, ma come stabile, ok? Da lì arriva le varie cose, ma è stabile. Invece se vai a sud, adesso abbiamo fatto che è l'opposto del nord, il sud, se hai la porta al sud, lì solitamente la gente litiga molto, parla ad alta voce, è molto agitata, molto inquieta, molto, e infatti diciamo solitamente, adesso lo mettiamo su scherzo, ma inteso anche che le persone del sud sono molto calde e quindi di animo caldo e quindi parlano ad alta voce, ok? E sono molto vive e vivaci. Okay. La porta a ovest, ed ecco qua, tornando al simbolo sole calante, sole crescente, eccetera, la porta a ovest invece è la porta del tramonto, per cui una casa con la porta a ovest, tutto quello che ha fatto nella giornata, anche se ha creato cose buone, l'oscurità, quindi il crepuscolo con la notte, si porta via tutto. E quindi è una casa dove si disperdono le energie del giorno. Mentre invece una casa con la porta a est è una cosa che invece costruisce continuamente. Senti, questa logica può valere anche per le finestre, per i balconi, sì? Potenzialmente sì, non ne so, cioè non so se c'è una cultura su questo, però sulle porte sì, le soglie delle porte, eccetera. Come... La luce entra più dalle finestre che dalla porta, no? Ma qui si fa un discorso, sì, è giustissimo, però qui il discorso è di passaggio. Tu non esci dalla finestra e non entri dalla finestra. Quindi qui è inteso come passaggio, hai capito? La logica è questa. È giusto quello che dici, sono d'accordo con te. Però c'è la logica del passaggio, cioè tu esci e entri da una porta. E quindi ecco la dea che all'epoca diventa dea per tutta una serie di cose. Adesso vado avanti perché la storia di Brigid e Brigitta è molto interessante.
Allora, con molte divinità solari, i suoi attributi sono la luce, l'ispirazione, ha tutte le abilità associate al fuoco. Le sue connessioni con la guarigione ti collegano anche con l'acqua, così come il suo calderone, l'ispirazione e molte sorgenti e pozzi sono a lei consacrati, perché appunto essendo una dea purificatrice, consacrando i pozzi sono purificati. Però è spesso, e qui la cosa carina, nata spesso stata associata alla Dama del Lago, colei che consegnò la spada Excalibur al re Artù. E qui entriamo in altre leggende. Vedi, guarda, cioè dai Lupercalia a Anticristo alle divinità celtiche e a Excalibur. Che poi appunto questo re Artù cosa aveva? Erano già cristiani, avevano già il loro, va bene, già il cristianesimo si era diffuso, perché noi arriviamo dalla storia di Anticristo. Brigid è portatrice del fuoco trasformativo della purificazione, è la protettrice della casa e del folcolare domestico. Il fuoco di Brigid è fonte di ispirazione e dispensatore di vita. Esso si manifesta come forza vitale che parte dal centro della terra per arrivare ai semi, alle radici, ai germogli, risvegliando le forze sopite delle profondità e giungendo come sorgente di nuove idee. Quindi ecco perché ha a che fare l'acqua, sorgenti, semi, tutto quanto, porta il fuoco della nuova vita e quindi si festeggia con Imbolc, febbraio, perché c'è l'acqua, i nuovi semi possono cominciare a germogliare, chi per puro caso è un po' in zone di campagna o cose del genere, oppure è uno che ha un giardino o gli piace piantare frutta, verdura, erba, eccetera, sa benissimo che i primi mesi dell'anno, soprattutto da marzo in poi, si semina, qualche cosa anche prima, ma si semina, ok? Il suo animale guida è un cigno bianco, animale che appunto è inteso come animale di purezza, regalità e trasformazione fisica e psichica. Quindi vedete quanti significati ci sono dietro ad ogni cosa, perché nei secoli i significati si sono messi uno sopra l'altro. Pensate un po' se uno adesso quando va a fare San Valentino va a pensare al sacrificio umano dei primi diciamo dei quali abbiamo parlato, no? E quindi e lei si chiedeva l'ispirazione di bardi, poeti per scrivere loro composizioni, sognare, sentire fortemente la presenza di questa dea nelle nostre vite può voler significare essere pronti a iniziare un nuovo cammino. A lei venivano dedicati i fuochi dell'alba di Imbolc e alle donne che invocano durante il parto, perché era considerata, tuttora considerata, una protettrice, diciamo, delle dee, delle donne partorienti. E cosa? Donne, acque, purificazione, liberazione e quindi esce il bimbo. Fuoco di una nuova vita che esce. Vedete che poi dopo tutto si ricollega e facciamo il cuoricino. Ecco, si ricollega tutto quanto. Si va, si muove e si ricollega tutto. Ecco qua. Poi c'è la vita di Santa Brigida, ma vogliamo raccontare un'altra volta? Così facciamo la prossima puntata. Vi do la frase da dire prima di uscire di casa, ok? E la vita di, perché esiste veramente una Santa Brigida, veramente, perché poi appunto non poteva mancare, qualcuno si doveva chiamare Brigida o Brigitta e cose del genere, vuoi non farlo? E quindi c'è poi una santa, e quindi ha a che fare anche con San Patrizio, A dicembre. Come? Beh, non mi fa di non mi fa di tutte le cosine adesso, che sennò cosa ti dico la prossima volta? Comunque sì, ha a che fare con San Patrizio e lì ha a che fare il pozzo di San Patrizio, e Patrizio è la festa di San Patrizio che noi occidentali, intesi come non celtici, non irlandesi, eccetera, non festeggiamo, però è la festa della pentola d'oro e lì c'è tutto un altro mondo. Lo mettiamo una prossima volta che insomma di minuti qua di ascolto ne abbiamo richiesti tanti, sperando di aver introdotto argomenti carini e piacevoli per tutti. Io sì, faccio attivazioni energetiche anche alla fiamma della dea Brigid e tante altre cose. Se qualcuno cortesemente, magari curiosa anche il mio sito, che si chiama come me, scusate, il mio sito, il mio canale YouTube si chiama come me, può curiosare e vedere tante cosine. Ecco. Quindi
questa olistica online chiede anche a voi di aggiungere magari domande e argomenti, che così poi andiamo più su quelli. Abbiamo scelto questo discorso dell'origine dei mesi perché solitamente non se ne parla e perché poi porta anche a dire tante altre cose. Ecco. Senti, Cosa dici, Giuseppe? Ho chiacchierato abbastanza. In futuro mi piacerebbe parlare anche del tuo percorso spirituale che hai fatto, tipo Hare Krishna, cioè secondo me è interessante come argomento, se ti va. Ah sì, beh, è molto ricco, è ricco di aneddoti, di cose, e quindi diciamo che, ecco, adesso vi ho raccontato un mio San Valentino, e poi quando nell'altra puntata che parlavamo dei cuori, del libro con le lettere dei cuori, eccetera, che mi ha chiesto come festeggio il San Valentino, ci siamo fatti un sacco di risate. Quindi andate a vedere quella puntata lì, che sennò poi non si finisce più qui. Santa Brigida o Brigida, eccetera, è molto interessante e molto amata. Ne parleremo perché poi ci porta anche a parlare di San Patrizio e la festa di San Patrizio, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi questa è un po' lunghetta, ecco, tutta quanta. La facciamo alla prossima puntata con, prometto, portatevi carta e penna, ok? Perché così vi segnate subito quello da dire quando uscite dalla porta di casa, che così non ci sono scocciatori che vi vengono incontro e quelli che ci fossero ti mordono la lingua. Giuseppe, sono stupidaggini, però sono tutte cose che poi hanno delle origini antiche che nelle varie culture, però quando le origini sono antiche vuol dire che tanti e poi tanti le hanno già usate, quindi si sono caricati di un'energia ulteriore che le rende forti, capito? È tutto questione di energie, tutto. Non c'è una cosa che non ha una carica energetica e quindi funziona lo stesso. Tutte sono caricate energeticamente dall'uso e consumo. Lo stiamo capendo. Come adesso i followers, no? Come adesso i followers, no? Perché, tu dimmi, dalla tua visione da insegnante, istruttore e gestore dell'educazione di altri. No, lo stiamo capendo piano piano che il simbolismo è importante, perché anche in questi anni abbiamo visto un forte utilizzo del simbolismo, no? Per portare avanti anche i loro progetti, a volte insomma criminali, diciamo così. Discutibili. Eh? Sì, perché ad esempio adesso parlando del simbolo della massoneria, in realtà parleremo anche di quello andando avanti, però la massoneria originale è completamente diversa da quella che, cioè è nata con un'idea completamente diversa da quella che poi sentiamo parlare oggi, capito? Ma completamente. Ne parleremo una prossima puntata, mi segno tutte queste cose. Come simboli alludevo a quei balletti che abbiamo visto nei corridoi degli ospedali, insomma, no? Un contesto in cui non c'entrava, capito questo? Se li hanno fatti, ma poi il bello, per farci, qui c'era un'emergenza. No, anche perché un'emergenza, tutti insaccati come dei würstel dentro con quelle mascherine, e poi dopo questi in gruppo che cantano e ballano. Scusami, ma non c'è un'emergenza che stanno morendo tutti intubati, e questi hanno tutto sto tempo per studiarsi la coreografia, studiarsi la canzone, mettere la videocamera, il cellulare, ok? Facendo le prove generali, perché poi dovevano fare le prove, perché sennò tutti uguali non ci stavano, capito? Ecco, tutte queste cose, e uno si domanda, ma che bello! Anche le bandiere, se per questo anche e io mi ricordo che c'era una foto che girava di un balcone con la bandiera che era in un condominio, che era crollato sopra un altro balcone con un'altra bandiera, perché evidentemente il peso di chi ci stava sopra l'ha fatto crollare. Ci domandiamo se nel balcone di sotto c'era qualcuno, non si è mai saputo nulla, però la foto di questo balcone crollata sul balcone di sotto, quella c'è. Tutti e due con la bandiera dell'arcobaleno della pace. Ecco. Esatto. Poi però fanno scoppiare le guerre dove gli pare a loro, quindi vedi, c'è un attimo come di confusione, ecco. Un attimo di confusione, sì. Ecco. Vabbè, quello è il discorso di prima che portano la democrazia, come con Valentino, insomma, la democrazia facendo delle azioni di forza, insomma, questo
Questo è il mondo, come si dice, occidentale. Guarda, io quello che ho pensato subito quando ho sentito parlare di questa virus terribile che ci arrivava, ho detto ma questa è una mossa pubblicitaria, cioè io che mi sto dentro tutte queste cose e per poter promuovere le mie cose uso delle tecniche di marketing eccetera che le conosco da un'infinità di anni, poi chiaramente adesso se ne comincia a parlare, ma io delle volte guardo cose che avevo fatto anni fa, quando nel 97 ho aperto il mio centro olistico, 98, 99 eccetera, di marketing non se ne parlava ufficialmente come adesso, e io ho agito in un modo altamente professionale e quindi se guardo adesso, no? E allora penso semplicemente che dietro c'è tutto un movimento di questo tipo qua, ma la cosa curiosa è che viene, come posso dire, mascherato in un modo che sembra ovvio. Quindi cosa hanno usato? Hanno usato i social, delle frasi, dei modi di spiegare questo virus che arrivava in un modo che il marketing nell'uso dei social lo poteva gonfiare, tanto da poi creare tutto quello che è venuto dopo. E io ho detto, questa deve essere una balla, le prime volte che leggevo, una balla pubblicitaria con un marketing strepitoso. Poi chiaramente mi hanno detto, ma come, stanno morendo persone, quella cosa dici? E io ho detto, zitta, zitta, ho detto, ma la tengo per me, ok? Io me la sono tenuta per me, però poi in effetti torto non ce l'avevo, hai capito? Però, capito? Molti non l'hanno ancora capito, quindi... No, assolutamente. Qualcuno dice un'altra vaccinazione me la faccio più, perché non me la voglio più fare. Però le hanno fatte tutte, anche come dire, ci credo. E poi anche quella, ma è gratis. Regà, cioè voi capite, è gratis. Però, capito? Come anche le trincee davanti a certi prodotti, certi giorni, tu andavi a fare la spesa, facevi la fila ed è andato col tuo mezzo di trasporto, hai fatto tutta la fila, tutto il resto e arrivi lì, no, questo giorno qui la carta igienica non la prendi, oppure no, questo giorno qui la carta igienica la prendi ma i pannolini per il bambino che si fa la cacca a scellare, perché chi ha bambini piccoli lo sa benissimo che è uno sfacelo, perché finché è una cacca ordinata, ok, ma le cacche dei bambini, tu hai avuto figli, lo sai benissimo che i bambini piccoli non hanno criterio per fare la cacca e quindi i pannolini devi cambiare e finiscono, ok? Per cui ecco, vediamo, e gli mettono magari carta igienica sì, i pannolini del bambino no, oppure gli assorbenti per te no. Non ho capito, cioè tutta la fila, i soldi sono i miei e tutto il resto, quella era una cosa folle. Per fortuna dove abitavo io non mettevano neanche le strisce per vietare, tu entravi, compravi quello che compravi, lo pagavi e te ne andavi con quello che volevi. Erano dei supermercati discount, anche di linea, però non hanno mai fatto queste cose, capito? Magari mettevano un cartello, qualcuno lo rispettava, qualcuno no, e mi ricordo mi compravo quello che mi serviva, arrivederci, capito? Però poi magari mia figlia che andava in grossi, sai, quelli ipermercati così, diceva, sai mamma, qui è un casino perché abita da un'altra parte, qui è un casino, però le mettono queste cose. E quindi giustamente la gente cosa faceva? Comprava online, non doveva uscire di casa, non doveva fare la fila, glielo portavano. E in quel periodo, io avendo un furgone, anche mio marito abbiamo furgoni, non ci hanno mai fermato perché dicevano questo è un furgone che trasporta materiale, merce, per cui non lo forniamo e quindi per fortuna nessuno ci ha mai fermato, capito? E quindi noi abbiamo visto perché ci guardavano, vedevano il furgone, abbassavano gli occhi e aspettavano la prossima macchina quando c'era i posti di blocco, no? E noi abbiamo detto, ok, buono, meno male, viva i furgoni, no? Ecco, quindi io andavo in giro senza difficoltà, capito? E questo è le menti! Ok, buono, ci siamo fatti questa risata, qualcuno riderà, Le menti mentono. Bravo. Secondo appunto i testi vedici è molto spiegato che la mente è la peggiore ingannatrice. Però che cosa usano anche loro per farti capire le cose? Ci sono dei io li chiamo programmi, però come dire delle frasi, dei modi per cui ti fanno arrivare a quella logica lì
per cui fanno in modo che la mente prenda quella logica e quella logica funzioni così tanto che entri nella mente. Eccoci qua, è sempre la stessa cosa. Ok. Ci vediamo. Poi Giuseppe, fra 2 martedì, no, venerdì, scusami, è venerdì. Grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato, arrivederci. Cliccate sotto, iscrivetevi, perché a Giuseppe gli serve sta cosa, e anche a me che chiacchiero tanto, insomma, sapere che qualcuno mi ascolta, oh regà, si sente che sono di Roma, Ciao a tutti. Baci e abbracci a tutti, cliccate, seguiteci, spammate sti video, così chiacchieriamo ancora e riceveremo anche prima o poi delle richieste di argomenti. Ok? Boh, eccoci. Saluti e baci. Ciao Giuseppe e grazie.